Professor Landoni, tracciamo una linea verso il futuro del sistema incubazione, accelerazione, anche in ragione di quello che ha studiato della sua ricerca, dove lo vede? Da qui a 5 anni ovviamente, un orizzonte visibile. Una domanda difficile, come dicevi prima. Quello che ci sembra di notare è che innanzitutto stanno crescendo gli incubatori, proprio in termini di numero di incubatori in Italia, ci sono nuove realtà e di dimensioni di questi incubatori. Stanno crescendo anche le start-up, quindi diciamo in questo momento il futuro sembra di crescita, è una crescita positiva perché ovviamente, come sappiamo, le start-up possono dare vitalità a un sistema economico portando nuove tecnologie, nuovi modelli di business, nuove soluzioni anche in termini di problemi sociali. Un'altra cosa che abbiamo notato è che sta crescendo l'attenzione all'interno delle università, e ne abbiamo appena avuto un esempio su questi temi dell'imprenditorialità. Quindi le università sempre di più hanno dei corsi di imprenditorialità, hanno dei Fab Lab per aiutare gli studenti ad applicare concretamente subito le loro capacità, e in generale c'è tutta un'attenzione a promuovere la cultura dell'imprenditorialità che in Italia abbiamo sempre avuto, ma in un'ottica un po' più, diciamo, di piccole imprese, di lifestyle business, come si dice, più che di start-up. Oggi invece si sta promuovendo questa cultura della start-up, dell'imprenditorialità. Ci sono corsi che insegnano le ultime metodologie, quindi Lean Startup, eccetera, e quindi per gli incubatori e gli acceleratori si deve aprire una fase nuova in cui non è più possibile diciamo, concentrarci sugli aspetti di accompagnamento in termini di formazione, di far capire che cos'è un business plan, cos'è un business model, eccetera, ma gli incubatori devono fare qualcosa di più. Questo qualcosa di più è valorizzare il loro ruolo probabilmente di intermediazione. Ovviamente gli incubatori già fanno questa attività di intermediazione in termini di contatto tra le start-up e i finanziatori, diversi degli ospiti che abbiamo avuto qua prima ne hanno parlato, ma c'è anche un'intermediazione importante da fare sempre di più in termini di tecnologie digitali, ma non solo, magari in connessione con le università e altri luoghi in cui la ricerca e la tecnologia viene sviluppata, connessione anche con le imprese grandi, quindi sia di nuovo in termini di tecnologia ma anche di mercati e esperienza, e infine, come dicevamo prima, anche in termini di comprensione e contatto con realtà no profit o altri attori sensibili ai temi di sostenibilità ambientale e di impatto sociale. Io credo che se gli incubatori non evolveranno in questa direzione faranno fatica in futuro, perché le start-up sempre di più sono in grado di recuperare alcune informazioni, competenze anche da altre fonti. Nella società sempre più digitale c'è meno bisogno di spazi fisici e quindi gli incubatori di successo saranno quelli che più di altri sapranno interpretare questo ruolo di intermediazione. Grazie. Professor Landoni, un'ultima battuta. Sì. A me sembra che in effetti diversi soggetti stiano cercando di uscire un po' dai loro confini e cercando di fare attività che prima facevano altri soggetti. Abbiamo sentito prima, per esempio, H-Farm dire che fa meno l'acceleratore e più altre cose, tutti parlare di Open Innovation. Io ho detto che l'università ora sta facendo molto di più formazione sui temi imprenditorialità e anche in un modo nuovo, cioè non solo ex cattedra, ma coinvolgendo gli studenti e le imprese. Credo che questo sia molto utile perché si possono portare novità interessanti e perché ovviamente si sperimentano approcci più efficaci. Credo anche che sia importante che ognuno continui a fare bene il proprio lavoro, perché altrimenti non rimane più nessuno che fa bene quel lavoro lì. In particolare nel caso dell'università credo che rimanga fondamentale, e parlo quindi per primo me stesso, fare bene ricerca e formazione in generale,
per gli incubatori e gli acceleratori fare bene il percorso di accelerazione e per altri soggetti magari provare a diciamo, fare quel ponte che c'è anche qui nel vostro titolo tra le imprese più grandi e le start-up. Però questo credo sempre di più possa essere fatto anche tramite il sistema, cioè in sistemi territoriali diversi, magari attori diversi compiono le diverse parti, anche coprendo eventuali mancanze di uno degli attori, quindi sostituendosi ma in modo positivo, proattivo, per fare sì che il sistema tutto funzioni efficacemente.